Da quando è iniziato lo scandalo di P. Diddy, un nome echeggia nell'aria prepotentemente e sto parlando di Tommy Mottola, il grandissimo della discografia americana, soprattutto degli anni 90. E siccome vi avevo promesso un video qualche settimana fa, non tanto riguardante la sua vita, ma incentrato soprattutto sui suoi scandali, e dobbiamo scandagliare tutti i collegamenti tra lui e Sean Combs, benvenuti in questo nuovissimo Spirity with me Cristiano Cervigni, in cui vi dovete preparare. E quindi mai come oggi correte subito a prendere il vostro drink o snack preferito, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale, ma prima di iniziare il sorso iniziale, cosa? Devo dare la linea a Cristianetta. È tornata Cristianetta? Oh, ma ti muovi a sistemare queste luci? Io non ho tempo da perdere oggi, è la settimana del Black Friday, ho da fare 800 miliardi di televendite. Ecco, bravo Pucciolino. Miei carissimi schifosini, lo so, vi ero mancata, ma Cristianetta è finalmente tornata in questi schermi soltanto per voi, anche perché oggi voglio parlarvi e rifilarvi di un oggetto che cambierà la vostra vita. Siete stanchi di comprare continuamente miriade e miriade di bottigliette di plastica? Quando andate a giro e nella vostra borsa, io lo so che avete ancora questa bottiglietta d'acqua, la nascondete perché vi vergognate dato che è così anonima. È qui che arriva il nostro soccorso AirUp, in quanto non solo queste borracce, come ben potete vedere, sono bellissime, fashionissime, ma in realtà ti salvano anche la vita. Ovviamente ti aiutano a mantenerti idratato e poi strizza anche l'occhio al nostro pianeta, in quanto se voi acquistate una bellissima borracciuetta di AirUp, non dovete inquinare la terra con inutili bottigliette di plastica. Io lo so, schifosino, non ti ho ancora convinto perché te non bevi acqua, perché sei uno tutto sofisticato che beve soltanto teini, beve soltanto bibite gassate piene di zucchero. Lo vedo, ti va tutto sui fianchi. A tal proposito, se voi andate sul sito di AirUp, link in descrizione, avete a disposizione anche tantissimi pod diversi. Questa che ho tra le mie mani fa parte, tra le altre cose, anche della nuova collezione con i nuovi colori. Se ancora non vi basta, perché magari volete una borraccia termica, ci sono anche quelle! Tutto bello, ma che ha tempo di bere io dei bambini? Hai dei bambini? Perfetto, raga, perché c'è anche la novità. Una borraccietta un po' più piccola, adatta proprio per i tuoi pargoli, che scorrazzano in giro per il parco e poi vengono da te. Mammina, mammina, ma io setina, cosa mi dai? Un succhino? No, gli dai questa borraccia che, come ben potete vedere, qui ha un tasto che la tiene chiusa. Lo cliccate, poi andate ad aprire, mettete il pod. Non lo so, gli piace il tè al limone? C'è il pod al limone. Gli piace invece il tè alla pesca? C'è il pod alla pesca. E così non solo farete bene alla sua salute, ma aiuterete anche il suo organismo, dato che immetterete nel suo corpo litri e litri di acqua. Cristianetta vostra ancora non vi ha convinto? Ma c'è la settimana del Black Friday, infatti sul loro sito ci sono tantissimissimi sconti che stanno aspettando solo voi di essere usati. Non vi ho ancora convinto? Cosa mi rispondete allora se io vi dico: se non bevete acqua giornalmente il vostro organismo si indebolisce e poi voi rimarrete assetati e poi voi perderete la vita. Quindi è per quello che io dico le borracce di AirUp con i loro pod sono veramente un'invenzione salvavita. E che cosa state aspettando? Cristianetta è qui per voi per mandarvi qua sotto nel link in descrizione per andare a scoprire le fabulous offerte Black Friday di AirUp. Grazie mille AirUp per aver sponsorizzato quindi questo video, ma bando alle ciance ciancio alle bande, sorso iniziale come da prassi. E finalmente possiamo iniziare a parlare di Tommy Mottola, o come dicono in America, Tommy Mottola. Allora, chi è lui? Praticamente Tommy Mottola è passato alla storia come il produttore discografico in quanto super capo della Sony. Ha origini italiane e questo ci dovrebbe far piacere in un certo senso, perché è una persona che è arrivato al successo e nasce in un quartiere di New York che all'epoca non era molto in voga, anche oggi forse, ma comunque lui appartiene al Bronx. Vi ricorda qualcun
l'altro, Jenny from the Block, parleremo anche di lei, non vi preoccupate. Fatto sta, non tutti sanno che lui in realtà non doveva diventare un discografico, in quanto i suoi genitori nutrivano molteplici speranze nel suo futuro e infatti lo iscrissero in una scuola per diventare un avvocato di successo. Il fatto è che a lui di diventare avvocato non gli interessava perché fin dall'adolescenza aveva sviluppato questa ossessione per la musica. Tant'è che grazie soprattutto al suo carisma, in quanto lui era un ragazzo super simpatico, brillante, determinato e intelligente, riuscirà anche a registrare ben 2 canzoni, provando a sfondare come cantante. Questi 2 singoli però purtroppo fecero un flop assurdo, ma lui non si fece abbattere da questo insuccesso in quanto cambiò obiettivo. Tommy Mottola disse: ok, come cantante non mi si fila nessuno? Io amo troppo la musica, sono troppo appassionato di musica, potrei mettere a disposizione il mio intelletto, il mio ingegno e il mio gusto musicale e anche il mio intuito per poter diventare un talent scout e quindi sfondare nel mondo della musica, anche se non come protagonista ma dietro i riflettori. Questa cosa gli riuscì poiché la sua prima fidanzata, che poi divenne la sua prima moglie, aveva un padre di nome Sam Clark, che era il capoccio dell'ABC Records, un'etichetta discografica che all'epoca andava per la maggiore, no? Negli Stati Uniti, e quindi lui lo portò a lavorare per questa etichetta. In pochissimo tempo, grazie al suo carisma ma anche al suo talento, Tommy Mottola riuscì a scalare la piramide della carriera discografica, in quanto iniziò a lavorare anche per la Champions Entertainment, ma nel 1988 diventa il capoccio della CBS Records, che era un'etichetta discografica che, nata negli anni 60, stava riscuotendo sempre più successo. Ma se voi siete attenti mentre guardate i miei video e non state guardando i commenti, vi vedo, vi sarete resi conto che io vi ho detto che lui era il CEO della Sony, non della CBS Records. Che cosa sta succedendo? Poi parole ragazzi, la CBS Records non è altro che l'odierna Sony. La Sony ha un gruppone enorme di case discografiche, ora io non sono molto esperto, ma da quello che ho capito del gruppo Sony fa parte per esempio anche la Columbia Records. In poche parole, la Sony è qui, e poi ci sono tutti i suoi rami discografici e poi ci sono dall'altra parte le altre etichette che gli fanno da concorrenza. Fatto sta che nel 1990 Tommy Mottola diventa il CEO della Sony e verrà soprannominato il boss della Sony. Molto probabilmente questo nomignolo gli è stato affibbiato per le sue origini italiane, ma fu veramente azzeccato per lui, in quanto rimase il capo supremo della Sony fino al 2003, quindi su per giù, diciamo 13-15 anni. La sua vita, lavorativamente parlando, cambia totalmente con l'incontro di una corista. Allora, arriviamo al suo incontro con Mariah Carey, perché sto parlando proprio di lei. Allora, durante un party c'era questa ragazza appena diciottenne che stava facendo la corista per un gruppo rhythm and blues, ma che credeva nelle proprie doti e quindi voleva provare a sfondare come artista solista. E quindi cosa fa? Approfitta di questa festa per incontrare Tommy Mottola e donargli il suo demo. Allora, che cos'era il demo? Il demo non è altro che una musicassetta, in poche parole, poi è diventato un CD, dove te registravi la tua voce con le tue canzoni, così un po', diciamo, amatorialmente, e lo distribuivi in giro con la speranza che qualcuno di importante lo ascoltasse, si innamorasse della tua voce, della tua musica, delle tue canzoni e ti scritturasse un contratto discografico. Questa cosa ha fatto Mariah Carey donando le sue canzoni registrate in una demo a Tommy Mottola. Tommy Mottola cosa fa? Quando la incontra dice: Madonna, che fia questa ragazzina, super buona, guardiamo un po', possiamo far qualcosa. Prende questo demo e quando se ne va da questa festa, durante il viaggio dalla festa verso casa sua,
in limousine, era troppo curioso di sentire la voce di questa giovanissima Mariah Carey e quindi si ascolta la demo in limousine. Questo ascolto in solitaria fu cruciale perché è proprio in questo momento che Tommy Mottola si rende conto che quella bella ragazza non è soltanto una gnocca stratosferica, ma una voce assurda. Una delle più belle che lui abbia mai sentito. E quindi se fino a quel momento gli occhi gli erano diventati a cuoricino, li cambiano perché il cuore lascia spazio ai dollaroni. E infatti la metterà subito sotto contratto. Ma non solo, la metterà subito anche a letto, in quanto i due si metteranno ben presto insieme fino a quando non si sposeranno nel 1993. Allora, ragazzi, con questo incontro inizia la carriera stratosferica di Mariah Carey, soprattutto negli anni 90, in cui lei batteva record su record. Addirittura io non so se è una leggenda metropolitana, ma ascoltandola da anni, praticamente ho letto che durante l'uscita delle prime canzoni di Mariah Carey, le persone credevano che quella voce era una voce falsa, fatta al computer, poiché era impensabile che una persona in carne e ossa potesse avere una voce del genere, tant'è che lei dovette far uscire poi un album live chiamato MTV Unplugged, in cui appunto venne mandato anche in televisione lo special del suo concerto, in cui doveva dimostrare che la voce che le persone ascoltavano in radio era veramente la sua, perché la gente non ci credeva da quanto era bella, da quanto era potente. Fatto sta che negli anni 90 Mariah Carey dominava qualsiasi classifica americana, tant'è che è la donna con il record di numeri 1 in classifica, tipo 19 mi sembra. L'ultima è All I Want for Christmas, che ritorna numero 1 ogni Natale. Insomma, il matrimonio tra due, raga, sembrerebbe andare a gonfie vele, poiché, dato che lei è insieme alla persona più potente della discografia americana, casualmente anche la sua carriera è a livelli stratosferici, ma purtroppo il loro matrimonio finirà nel 1997 e qui, ragazzi, inizia il declino della carriera di Mariah Carey, che poi si riprenderà con The Emancipation of Mimi nel 2005, mi sembra che sia quell'anno. Però nei primissimi anni 2000 Mariah Carey stava vivendo una crisi assurda e non solo personale per via della guerra contro il suo ormai ex marito, che vi ricordo ha 21 anni più di lei, ma anche perché la sua carriera stava avendo un tracollo assurdo proprio perché, dicono i maligni, Tommy Mottola gliela doveva far pagare. Il fatto che Mottola aveva provato a boicottare la carriera di Mariah Carey, in molti per anni hanno pensato a una leggenda metropolitana, ma in realtà il tutto venne in qualche modo confessato e confermato dalla stessa Mariah Carey quando nel 2020 esce il suo libro autobiografico chiamato The Meaning of Mariah Carey, in cui lei spiega e racconta come il matrimonio tra Mariah e Tommy Mottola fu uno dei matrimoni più brutti della storia. Lei dice che quando stava con lui le sembrava di essere in prigione poiché non poteva fare niente, lui la spiava giorno e notte tramite delle telecamere di sicurezza sparse per tutta la villa dove abitavano. Quando lei doveva viaggiare per lavoro veniva spiata anche lì, in quanto veniva pedinata da uomini che erano ingaggiati da lui, dal suo ex marito. Racconta di questa relazione come una relazione abusante. Lui era molto controllante, lui era anche un violento e una volta la minacciò persino con un coltello. Insomma, il tutto si può anche magari adesso intravedere in un video che Mariah Carey fece uscire proprio nel 1998 quando ottenne il divorzio da Tommy Mottola. La canzone si chiama Honey e nel videoclip si vede proprio una Mariah Carey che è imprigionata in una mega villa di lusso che potrebbe essere una villa di un boss, ma lei fortunatamente riesce a scappare. Tutta questa situazione, vista con gli occhi di oggi, è innegabile che potrebbe essere una trascrizione della prigionia avuta col matrimonio con Tommy Mottola. Ma che succede? Io avevo promesso degli scandali e un divorzio non è ormai più uno scandalo, siamo nel 2024, quasi 2025. Arriviamo quindi a parlare del boicottamento della carriera di Mariah Carey, poiché
Nel 1999 debutta come cantante una certa cantante latina chiamata Jennifer Lopez. E ragazzi, cosa ci rincastra Jennifer Lopez con Mariah Carey? Ci rincastra perché vi ricordate il meme di qualche anno fa in cui c'era Mariah Carey intervistata, dove l'intervistatrice gli domanda cosa ne pensi di Jennifer Lopez e Mariah Carey le risponde non la conosco? Bene, tra le due non scorre buon sangue, ma c'è un motivo e dietro la loro lite, la loro lotta, la loro antipatia reciproca ci potrebbe essere proprio il nostro Tommy Mottola, in quanto, raga, allora Jennifer Lopez negli anni 90 in realtà non era una cantante perché lei era nata come ballerina e attrice e fece anche abbastanza successo in alcuni film, ma esplose definitivamente con il film dedicato alla cantante messicana scomparsa prematuramente Selena. Ok, c'è un film molto bello, l'ho visto un po' di anni fa quando era su Netflix, non so se c'è ancora. C'è Jennifer Lopez che interpreta Selena e ovviamente, siccome lei è una cantante, in questo film canta molto spesso e quindi c'erano vari discografici che si erano innamorati di questa giovane J-Lo, di questa giovane artista latina, anche perché io vi ricordo che alla fine degli anni 90 era scoppiato, diciamo, il boom dei cantanti latini. Vi ricordo Ricky Martin con Live la Vida Loca, vi ricordo Enrique Iglesias con Bailamos. Insomma, c'era la moda negli Stati Uniti soprattutto di questi artisti latini perché erano calienti, erano belli, erano buoni, erano un po' spagnoleggianti e quindi tutti erano impazziti, ma mancava un artista femminile, perché è vero che c'era Gloria Estefan, ma mancava quella proprio mainstream, pop, R&B. Quindi, siccome c'era questa attrice che aveva dimostrato anche di saper cantare nel film, tutti avevano contattato questa benedetta Jennifer Lopez e l'aveva contattata anche Tommy Mottola, che vi ricordo era ancora il CEO della Sony. Quando però gli hanno fatto il provino, si dice che quasi tutti gli addetti ai lavori c'erano rimasti un po' male perché si erano resi conto che la voce del film di Selena nelle canzoni non era la stessa della voce di Jennifer Lopez durante i provini e quindi erano un po' tutti in crisi, come vedi, ma com'è possibile, scusa, ma quindi la voce che canta nel film Dove ci sei te, una è tua? Buongiorno, si sono resi conto che praticamente avevano usato tutto playback, tutta un'altra persona per registrare le canzoni per il film di Selena. Però Jennifer Lopez era già molto popolare per quanto riguarda i film, era anche molto carina, aveva anche un booty niente male e quindi Tommy Mottola decise di puntare tutto su questo cavallo vincente nonostante la voce un po' così così. Riguardante il fatto che per i suoi album, per le sue canzoni, la casa discografica di J-Lo abbia usato anche vocals di altre cantanti, per esempio Ashanti, ne abbiamo parlato nel video La tragica fine di Jennifer Lopez, come mai tutti la odiano, quindi ve lo metto qua sotto nell'info box se lo volete recuperare per ricordarvi un po' tutta la vita di J-Lo, ve lo lascio lì e così va benissimo. Ma questo non è il video su J-Lo. J-Lo nel 1999 fece uscire appunto If You Had My Love, mega successo in tutto il mondo e quindi oltre che attrice diventò anche una cantante latina di successo. Ma arriviamo alla battaglia, alla guerra contro Mariah Carey. È il 2001. Ok, Mariah Carey sta preparando il suo nuovo album chiamato Glitter e oltre all'album sta preparando anche il film omonimo che si chiama appunto Glitter. Come primo estratto di questo album aveva scelto la canzone Loverboy che usava un sample degli Yellow Magic Orchestra chiamato Firecracker che è questo qui. Ora io spero che il copyright non mi tolga varie parti del video perché sennò non potete capire. Se voi siete fan di Mariah Carey saprete però che quando è uscita Loverboy questo sample non c'era. Loverboy è totalmente diversa e quindi che è successo?
È arrivato lo zampino di Tommy Mottola, poiché sapendo di questa cosa, sapendo che la sua ex moglie stava lavorando a questa canzone con questo sample, decise in qualche modo di metterle i bastoni tra le ruote e di rubare il sample per darlo a Jennifer Lopez per metterlo nella sua canzone I'm Real, che è questa qui. Ovviamente la canzone I'm Real è uscita molti mesi prima di Loverboy e quindi una volta che è uscita la canzone di J-Lo, Mariah Carey era nella cacca, perché doveva cambiare tutto, perché se no la gente diceva ma come ha copiato Jennifer Lopez, ma una come te ma che fa? E quindi andò in crisi, dovette cambiare tutta la base durante le ultime settimane e la canzone, nonostante comunque arrivò alla posizione numero 2 nella classifica dei singoli americane, fu considerato in qualche modo un po' un flop, poiché a differenza di tutte le altre canzoni precedenti, per la prima volta un singolo di debutto dell'album nuovo di Mariah Carey non andò alla numero 1 in America. Ma nonostante questo, addirittura le radio iniziarono a boicottare Mariah Carey non passandola più e quindi anche l'album di conseguenza fu un flop di vendite rispetto a tutti quelli precedenti, come anche il film. Qualcuno, in poche parole, stava provando e ci stava riuscendo a boicottare il nuovo album di Mariah Carey e quindi la sua immagine e quindi la sua carriera. Ma com'è possibile? Ma perché? Scusate, io lo so che voi vi starete domandando, ma se loro si sono separati nel 97 e hanno divorziato nel 98, Mariah Carey dal 97 al 2000 ha fatto comunque uscire altri singoli, altri album di mega successo. Perché adesso? Beh, perché nonostante il loro divorzio, fino al 2000 Mariah Carey era ancora sotto l'etichetta discografica di Tommy Mottola. La cambiò proprio negli anni 2000, che andò alla Virgin Records e lì allora arrivò la vendetta di Tommy Mottola. Chi meglio di lui ci può dimostrare il detto la vendetta è un piatto che va servito freddo. Che succede, raga? Questa cosa che fu Tommy Mottola a rubare il sample della canzone di Loverboy per darla a Jennifer Lopez fu un rumors per molti anni, ma in realtà venne poi confermato dallo stesso produttore della canzone e anche da quello di I'm Real che disse sono stato contattato da Tommy Mottola che mi ha dato questo sample e addirittura fu lui a chiedermi di contattare Ja Rule che era un rapper, cantante R&B molto in voga in quegli anni per farlo partecipare al remix ufficiale della canzone di Jennifer Lopez perché Tommy Mottola voleva puntare tutto su J-Lo a discapito di Mariah Carey per farla diventare la nuova reginetta delle classifiche americane. Si dice anche che tra Tommy Mottola e Jennifer Lopez proprio in quegli anni ci fu una specie di relazione clandestina, anche se entrambi hanno sempre smentito questo rumors. Quindi, raga, la vendetta è stata servita. Ok, Mariah Carey è in crisi perché anche l'album dopo non è che fece un grande successo, anzi si riprese soltanto qualche anno dopo con We Belong Together, The Emancipation of Mimi, ma questa è soltanto una delle battaglie, uno degli scandali che riguardano la vita di Tommy Mottola per quanto riguarda anche il successo e l'insuccesso dei cantanti che tutti noi conosciamo, poiché è chiamato il boss della Sony per un motivo, perché lui quando era al comando era come un dio, era in grado di plasmare le carriere di uno o l'altro cantante, in quanto siccome il suo potere era pressoché illimitato, tutti davano ascolto a lui, tutti avevano paura di lui e quindi se lui ti aveva preso in simpatia diventavi un cantante di successo, se lui ti aveva preso un po' nelle balls ti rovinava. Così ha provato a rovinare anche Mariah Carey e così Mariah Carey e Jennifer Lopez non si sopportano proprio per via di tutta questa storia di inizio anni 2000. Ma ragazzi, lo scandalo che lo riguarda, che è diciamo il più popolare,
è quello della battaglia contro Michael Jackson. E quindi continuate a mettervi comodi perché adesso dobbiamo parlare di lui. Tommy Mottola ovviamente ha lavorato anche negli anni 90 con Michael Jackson, in quanto Michael Jackson era sotto l'etichetta Sony. E c'era già maretta tra i due, in quanto Michael Jackson aveva detto molto spesso pubblicamente che si sentiva troppo controllato dalla sua casa discografica, ma stava preparando l'uscita del suo 11° album, Invincible. Questo album, raga, era un album molto importante per Michael Jackson perché innanzitutto fu il primo ad uscire negli anni 2000 e siamo nell'anno 2001, ma soprattutto lui stava venendo da un altro scandalo, quello dei bambini, perché negli anni 90 Michael Jackson è stato travolto da scandali su scandali riguardanti abusi di questi bambini, che io vi dico, allora, è stato poi scagionato, ovviamente, però nella mente delle persone rimarrà per sempre l'associazione di Michael Jackson con i bambini. Secondo me, ragazzi, vi posso dire il mio pensiero da complottista, tra virgolette? Tutta la storia dei bambini di Michael Jackson fu soltanto una messa in scena contro di lui, fatto da i poteri forti per provare a farlo fuori, perché Michael Jackson era veramente l'artista più di successo e più famoso del mondo. Aveva anche acquistato i diritti delle canzoni dei Beatles per 500 milioni di dollari, diritti che fino a quel momento appartenevano alla Sony, e quindi era troppo potente, era troppo ricco, era troppo famoso, era troppo amato e soprattutto si stava stancando di essere un burattino delle case discografiche, e quindi le persone, secondo me, hanno provato a farlo fuori in questo modo. Poi ci sono riusciti un po' più in là quando lui ha perso la vita. Però, insomma, questo è un altro discorso. Ritorniamo al 2001, album Invincible sotto la Sony, comandata dal boss Tommy Mottola, al quale Michael Jackson ci aveva lavorato per ben 4 anni. Fu l'album più costoso della storia, ma una volta che uscì, il budget per la promozione di questo album fu drasticamente ridotto, così a caso, proprio per volere della Sony e quindi di Tommy Mottola. Tutto il progetto fu una merda, nel senso, aspettate, l'album Invincible per i fan di Michael Jackson è uno dei migliori che lui abbia mai fatto, ma il progetto in sé per sé non ebbe molto successo proprio perché fu gestito male, in quanto, per esempio, il primo singolo estratto, You Rock My World, fu la canzone scelta dalla Sony, mentre Michael Jackson non voleva far uscire quella canzone, ma voleva che il primo singolo fosse Unbreakable. Il secondo singolo estratto, Cry, ebbe un video musicale, un videoclip che lo accompagnava, in cui Michael Jackson non era presente perché si era rifiutato di fare il videoclip in quanto il budget per fare questo video era imbarazzante. Michael Jackson si rifiutò addirittura di partire per un tour promozionale per questo album, e quindi proprio in questo momento inizia la guerra tra lui e Tommy Mottola, in quanto non è che la Sony si è svegliata così di punto in bianco e ha detto ho speso un monte di soldi per fare quest'album di Michael Jackson, boicottiamoci e perdiamo un monte di milioni. No, ha cercato di boicottare la Sony e Tommy Mottola questo album per rovinare la carriera musicale di Michael Jackson, poiché lo stesso Michael Jackson, poco prima dell'uscita di questo album, aveva già comunicato la sua intenzione di interrompere qualsiasi rapporto lavorativo con la Sony, perché così poteva anche recuperare tutti i diritti delle sue canzoni. Alla Sony e a Tommy Mottola ovviamente si è acceso 800 miliardi di campanelle d'allarme, perché ti va via uno come Michael Jackson, non è che ti va via solo lui e gli introiti degli album che lui fa, ma anche di tutte le canzoni di mega successo che sono uscite dagli anni 60 ad oggi, e anche tutti i diritti riguardanti queste canzoni. E quindi Michael Jackson aveva dichiarato guerra alla Sony, la Sony dall'altra parte ha ben pensato di rovinargli la carriera boicottando il suo album Invincible, perché così, raga, uno fa 2 più 2. Il tuo ultimo album puoi essere grande quanto ti pare, ma fa un mega flop, ma quale altra casa discografica ti vorrà con sé? Rimani proprio
Così con le pezze Hercule, poiché la sua immagine è stata compromessa negli anni 90 per via di tutte le faccende di cui sei stato accusato. La musica non ti va più perché ti abbiamo fatto far flop, ti roviniamo. Lascio la Sony, sono un free agent. Li sto lasciando e sono arrabbiati con me perché ho fatto solo ottimi affari. Il suo modo di vendicarsi è cercare di distruggere il mio album, ma ho sempre detto che sapete che la buona arte non muore mai e Tommy Mottola è il diavolo. Queste furono le parole durante un concerto a Londra del 2002 uscite proprio dalla bocca di Michael Jackson e quindi per la prima volta qualcuno è andato contro Tommy Mottola, ha avuto il coraggio e la forza di parlare al pubblico, al mondo, andando contro il più grande delle case discografiche in quel momento, che è una cosa, ragazzi, fuori dal mondo, uno scandalo assurdo. Anche perché durante un altro evento, siamo a luglio sempre 2002, e siamo all'evento del National Action Network, che era una delle organizzazioni più importanti per quanto riguarda i diritti civili, Michael Jackson fece un discorso davanti a tutti in cui in poche parole accusava le grandi case discografiche di maltrattare gli artisti e cospirare contro di loro. Lui disse questo: rubano, ingannano, fanno tutto il possibile, specialmente con gli artisti neri. Tommy Mottola è il presidente di tutto questo. Lui è cattivo, è un razzista ed è molto molto diabolico. Continua quindi per mesi questa battaglia pubblica di Michael Jackson contro Tommy Mottola, che dall'altra parte sta continuando ad andare contro Michael Jackson e altri artisti, perché vi ricordo che questi sono sempre gli anni contro Mariah Carey, ma lo fa, diciamo, in segreto, di nascosto, fuori dalle telecamere. Michael Jackson arriverà anche in soccorso a Mariah Carey perché durante una sua intervista lui ammise che Mariah Carey, dopo il divorzio con Tommy Mottola, andò a bussare a casa di Michael Jackson e piangendo si sfogò raccontandogli tutta la merda che la cantante aveva vissuto insieme a Tommy Mottola. Infatti lui disse: dopo aver divorziato da Tommy, lei è venuta da me piangendo, stava piangendo così tanto che mi sono preoccupato e mi ha detto che lui era un uomo cattivo. Ma ragazzi, adesso entra in scena la terza moglie di Tommy Mottola, poiché nel 2000 Tommy si sposerà con un'altra cantante messicana, mi sembra, e si chiama Thalia. Lei ha parlato in pubblico riguardante questa battaglia tra Michael Jackson e Tommy Mottola per difendere il proprio marito, ma lo difende dalle accuse che Michael Jackson gli fa ormai da mesi di essere un razzista patentato. E lei dichiara questo: mio marito ha sposato una messicana, quindi non vedo il razzismo. Inoltre ha promosso il boom latino negli USA promuovendo Gloria Estefan e Julio Iglesias, per esempio. Molte volte gli artisti non accettano che le vendite dei loro dischi non sono così grandi e quindi si inventano delle scuse. Amore, tutto giusto, non c'è nulla da dire. Il fatto è che te sei messiana, sei latina. Michael Jackson stava parlando delle persone nere, delle persone afroamericane. Sono due etnie diverse. Il tuo ben caro marito può benissimo essere contro un'etnia e amare invece quell'altra. Non ci rincastra nulla che te sei messicana. Magari lui ama le persone latine ed è proprio per questo che ha, diciamo, ha aiutato molti cantanti a far successo e magari ha anche sposato te, ma può benissimo odiare le persone nere. Cioè il razzismo non è o odi tutti o non odi nessuno, puoi anche odiare determinate categorie. Quindi, vabbè, mi sembra più un intervento come per dire non so cosa dire, usiamo la mia nazionalità. Vabbè, fatto sta che comunque alla fine di questa battaglia hanno perso tutti, poiché spinto dalle critiche, spinto evidentemente anche da altri suoi colleghi, Tommy Mottola fu costretto in qualche modo a lasciare la Sony nel 2003.
fonderà poi altre cose, e la sua influenza ha continuato, ad estendersi nel tempo, però comunque dal 2003 Tommy Mottola non è più il CEO della Sony dopo 15 anni che ci lavorava. Dall'altra parte però anche Michael Jackson non è che ci abbia guadagnato più di tanto, poiché non uscirà più nemmeno un album di inediti, ma soprattutto morirà prematuramente nel 2009, se non mi sbaglio. E qui bisognerebbe aprire un'altra parentesi di tutte le teorie del complotto, del fatto che la morte di Michael Jackson è in qualche modo collegata con lo schifo dei rapporti di P. Diddy. Però ne parleremo magari, ma ne abbiamo anche già parlato. Fatto sta, raga, io vi ho raccontato gli scandali un po' più famosi di Tommy Mottola, ma dobbiamo parlare, ma che c'entra P. Diddy con lui? Perché te mi ha parlato di Mariah Carey, mi ha parlato di Jennifer Lopez, di Michael Jackson, degli artisti latini, ma P. Diddy che ci rincastra. Bene, con il casino e l'arresto soprattutto di P. Diddy, in moltissimi sono convinti che in realtà il rapper produttore newyorkese sarebbe soltanto il capro espiatorio di tutta questa situazione, perché è stato sì aperto il vaso di Pandora per quanto riguarda il traffico degli esseri umani, gli abusi e le varie feste delle celebrities e delle persone importanti, ma in pochi credono che il capo supremo di tutta questa organizzazione segreta sia P. Diddy. Molti pensano che in realtà P. Diddy è soltanto una pedina che ci ha messo la faccia per gasarsi, magari pubblicamente, perché comunque i suoi white party erano dei top party, tutti volevano partecipare a queste feste. Se te venivi invitato a un white party di P. Diddy, vuol dire che facevi parte dell'elite di Hollywood, vuol dire che ce l'avevi fatta, vuol dire che eri una persona importante e quindi tutti facevano a gara per essere invitati e per entrare nelle grazie di P. Diddy. Ma P. Diddy, secondo molti, non è che abbia avuto molta voce in capitolo, in quanto in realtà chi sta in cima a questa benedetta piramide del controllo sarebbe proprio Tommy Mottola, in quanto si dice che fu proprio Tommy Mottola a finanziare questi white party di P. Diddy, in quanto fu proprio Tommy Mottola in qualche modo a rigirarsi a suo piacimento P. Diddy, facendogli magari credere di essere sempre protetto, di avere sempre le spalle parate e di poter fare tutto lo schifo che ha fatto nei freak off, ma sotto sotto era tutta una cosa organizzata da Tommy Mottola e altri grandi della discografia, tipo Clive Davis, per poter fare i loro porci comodi in tutta tranquillità, perché nel caso in cui appunto in futuro verrà scoperta questa cosa, diamo la colpa a P. Diddy perché è lui il padrone di casa. Noi abbiamo le penne salve. La morte di Michael Jackson, che in molti hanno detto c'è lo zampino di P. Diddy, poiché il bodyguard di P. Diddy era l'unico che era in casa di Michael Jackson proprio nei momenti della sua morte. Entra anche quindi Tommy Mottola. È stato Tommy Mottola il mandante tramite P. Diddy della fine della vita di Michael Jackson? E dato che P. Diddy si dice che sia intramato anche come mandante della morte di Tupac, ormai era bravo in queste cose e quindi Tommy Mottola si fidava di lui? Si dice che Tommy Mottola sia veramente dietro tutto lo scandalo che sta accadendo adesso negli Stati Uniti, anche per via di un altro fatto: la guerra tra Beyoncé e Aaliyah. Di Aaliyah e della sua tragica fine ne abbiamo già parlato, ma forse non tutti sapete che nei primi anni 2000 Beyoncé arrivava dal mega successo con le Destiny's Child, ma era pronta per fare un disco solista, Dangerously in Love, prodotto da chi, ragazzi? Proprio dalla Columbia, che è appunto una branca della Sony. Aaliyah, invece, che era l'artista R&B di più successo, l'artista donna R&B di più successo di quegli anni negli Stati Uniti, era prodotta interamente da R. Kelly, un altro cantante R&B di mega successo negli anni 90.
Si dice che tra R. Kelly e Aaliyah ci fu un matrimonio super illegale nel 1994, in quanto Aaliyah aveva soltanto 15 anni, lui ne aveva 27. Questo matrimonio fu annullato nel 1995, Aaliyah ha sempre detto che in realtà non c'è mai stato matrimonio, però le carte ci dicono altre cose. Ma R. Kelly, se ben vi ricordate, adesso è in carcere perché deve scontare minimo 20 anni, ma già dal 2002 iniziarono ad esserci dei problemi con la legge per quanto riguarda il cantante, perché fu accusato di pornografia. Poi fu accusato di abusi sui minori, poi fu accusato di abusi su donne e poi fu accusato dalla sua ex fidanzata nel 2018 di infettare con malattie venere ragazze consapevolmente. Fu accusato anche di adescamento di minori, ma in poche parole fu fatto fuori. E qui si pensa che dietro lo scandalo di R. Kelly, dietro la fine della carriera di R. Kelly, perché adesso voglio vedere chi è che si vuole associare a lui, ma dietro anche alla prematura morte di Aaliyah c'è lo zampino niente po' di meno che proprio di Tommy Mottola, in quanto CEO della Sony fino ai primi anni 2000 e in combutta con P. Diddy e Jay-Z aveva organizzato il tutto per far sì che Beyoncé arrivasse al top, per far fuori R. Kelly, e quindi Jay-Z e P. Diddy potevano essere praticamente gli unici, no? Grandi della scena black, e far fuori Aaliyah perché così Beyoncé non aveva più nemmeno una cantante che potesse in qualche modo andarle contro. Allora, raga, queste ovviamente sono e rimarranno, secondo me, soltanto delle teorie del complotto. No, in poche parole, questa è la storia che c'è dietro Tommy Mottola, tutti i suoi sotterfugi, tutti i suoi magheggi, e la storia ci insegna quando tante persone iniziano a pensare una determinata cosa o ci sono tante voci di corridoio che dicono tutte la stessa cosa, molto probabilmente questa cosa è vera, anche se non verrà mai fuori. Quindi io vi dico, finisco questo video dicendovi, sono sicuro che P. Diddy, per esempio, nello scandalo di lui che lo riguarda, non è l'unico, ma non è neanche il capo supremo, e che ci sia, ve lo dico da ormai da 2 mesi, qualcuno sopra di lui, tipo i grandi discografici, tipo Tommy Mottola. Che Tommy Mottola sappia qualcosa e sia intramato dentro questo giro losco, secondo me, non è strano da pensare. Però al momento ancora il suo nome non è ufficialmente uscito. I federali non hanno ancora fatto nessun nome oltre quello di P. Diddy, e quindi bisognerà aspettare questo benedetto processo che inizierà il 5 maggio 2025, quindi il prossimo anno. Fatto sta, ragazzi, questo è tutto per oggi. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento adesso cosa ne pensate, se conoscevate queste storie e se ne conoscete delle altre, perché così almeno questo video può diventare una specie di forum in cui ci sono aggiornamenti su aggiornamenti grazie ai vostri commenti. Mettete mi piace a questo video se vi ha intrattenuto, e direi che, dato che me lo avete richiesto in tantissimi, spero che vi sia appunto piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per le notifiche se ancora non l'avete fatto, per non perdervi mai un mio nuovo video aggiornamento. Però per oggi è tutto, smetto di parlare, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!